Allora, buonasera. Io vi parlerò di come la religione stia forgiando le identità italiane. Ho detto identità italiane, dunque, intanto vorrei partire da una profezia che si trova nel Corano e che mi è davvero molto cara. E questa profezia recita: il sole sorgerà ad ovest. È una profezia che illustra uno dei vari segni che il fedele musulmano troverà prima del giudizio universale. Quindi uno dei segni è proprio che il sole, invece di sorgere a est, sorge ad ovest, in occidente, e per cui da lì sappiamo che il mondo presto affronterà il giudizio universale. Bene, questa profezia in realtà non la conoscevo, sono venuta a conoscerla proprio mentre facevo una ricerca sul campo da antropologa presso le comunità immigrate di fede musulmana a Torino, che è la mia città di residenza. Penso che si senta anche dalla mia cadenza piemontese. Ebbene, questa ricerca veniva fatta nel quartiere di Porta Palazzo, che storicamente, probabilmente qualcuno di voi l'avrà anche già sentito nominare, storicamente è il quartiere un po' di frontiera per Torino. Prima si accoglievano a Porta Palazzo gli immigrati dal mezzogiorno, oggi abbiamo a Porta Palazzo ben 55 etnie rappresentate. È un mercato, si vende pesce, ci sono diversi negozi, ma è soprattutto un po' un luogo di ritrovo. C'è anche una moschea adesso a Porta Palazzo, un luogo di ritrovo per tanti immigrati, però direi che ha un'anima orientale, nel senso che a Porta Palazzo ci si sente un po' come se si fosse dentro una casa, quindi l'etnia prevalente è sicuramente l'etnia arabofona. Ebbene, mi recavo a intervistare un ragazzo giovane di circa 23 anni, marocchino, Ismail. Per noi antropologi queste persone sono chiamate gli informatori, sono delle persone che fanno un po' da tramite tra l'oggetto della nostra ricerca e anche la nostra partenza, per cui è una persona che sa parlare la lingua. Io non parlo arabo, anche perché comunque in Iran si parla il farsi, e per cui appunto una persona che parla italiano che potesse informarmi di come vivono un po' questi giovani marocchini a Torino. Lui è laureato in economia e commercio e mentre parlavamo del futuro, delle speranze, di come si vive appunto da giovane marocchino studente in Italia, mi ha citato questa profezia: il sole sorgerà ad ovest. Però, attenzione, non intendeva dire che vedremo il giudizio universale perché il sole sta sorgendo ad ovest, ma intendeva dire guarda che il sole, che sarebbe la religione islamica, sta risorgendo proprio a occidente. E devo dire che ci ho pensato su tantissimo a questa frase, non riuscivo veramente a capire cosa volesse dire, finché alla fine mi è venuto in mente che forse l'intento era quello di dire che le nuove generazioni che sono state cresciute in Occidente ma che arrivano da paesi islamici stanno un po' iniettando una nuova forza alla religione, che non è una forza di tipo politico come quella che abbiamo conosciuto negli anni 70, ma è una forza di tipo spirituale. Allora, gli attori di questa nuova forza spirituale iniettata nella società italiana sono i G2. Bene, i G2 è una bella sigla che si sente forse spesso anche presso i media, i G2, i giovani di seconda generazione. Ne vedete una di fronte a voi, ma in realtà la vera definizione sono delle persone che hanno compiuto il percorso migratorio prima di compiere i 18 anni, però possono anche essere persone che sono nate e cresciute nel paese di accoglienza. Attenzione che non sono la seconda generazione di immigrati, ma sono la seconda generazione dell'immigrazione. C'è una differenza, vuol dire che in Italia l'immigrazione da paesi stranieri ha compiuto un percorso, no? Un suo processo sociale, per cui oggi si trova alla seconda generazione, se non anche alla terza. E quindi appunto vediamo in questa foto i bambini che nelle classi nelle scuole italiane, ormai i bambini stranieri sono sempre più numerosi. Possiamo andare avanti, ma in realtà possiamo dire che l'immigrazione in Italia è del tutto un fenomeno giovane. Come vedete, il 27% degli immigrati regolari in Italia sono appunto persone che hanno meno di 18 anni, e quindi appunto una forza nuova, una presenza giovane che inietta di nuovo appunto questa giovinezza nella nostra nazione. Andiamo pure avanti. Non soltanto forza, non soltanto giovinezza, ma appunto si parlava di religione. Devo dire che nella mia esperienza, io collaboro anche con un mensile delle seconde generazioni che è Rialla Italia, nella mia esperienza in effetti questa religione non viene abbandonata perché si cresce in Occidente, ma anzi la religione viene assolutamente ripresa, riproposta
e quindi anche un po' rimessa in scena. Che cosa significa questo? Io qua ho scritto alleggerire la tradizione, perché? Perché ci sono degli elementi della tradizione religiosa, soprattutto presso i musulmani, che vengono un po' ripresi ma alleggeriti. Vi faccio un esempio molto pratico: il velo. Il velo islamico è un elemento di cui si parla tantissimo, controverso, non si capisce bene, proibirlo, promuoverlo, accettarlo, eccetera, eccetera. In realtà il velo delle ragazze delle seconde generazioni è un velo che non ha niente a che fare con la tradizione. È una tradizione alleggerita. In che senso? Nel senso che ovviamente non è il velo che indossavano le nonne, che hanno imparato a velarsi per costume, non è neanche il velo degli anni 70, che era un velo comunque per tutto il mondo musulmano abbastanza politicizzato, direi, un velo di opposizione all'Occidente, anche un velo un po' anticoloniale. Questo velo è un velo spirituale, nel senso che è alleggerito da questo carico simbolico, però è anche proprio più leggero da vedersi. È un velo spesso colorato che si abbina con alle scarpe col tacco, è un velo che accompagna anche vestiti succinti, insomma è un velo a tutti gli effetti alla moda, abbastanza chic. Però qua dico anche che si irrigidiscono alcune forme. Ebbene, io ho care amiche di fede musulmana, appunto, che sono cresciute in Italia, anche nate in Italia, che per esempio dichiarano apertamente che non sposerebbero mai un non musulmano, perché il loro percorso spirituale sarebbe in un certo senso minato dal fatto di convivere con una persona che non condivide la stessa fede, e quindi in un certo senso si irrigidiscono le forme. Durante questa famosa intervista che facevo appunto a Porta Palazzo, gli immigrati della prima generazione che erano arrivati in Italia negli anni 70 mi dicevano: ma noi volevamo sposarci con quelli che non erano musulmani, a noi non ce ne importava niente. E invece questi giovani fanno della religione quasi un punto di forza, da cui non si può, è imprescindibile, insomma. Mi voglio sposare con uno che abbia la mia stessa religione. Bene, questo ha a che fare anche con mettere in scena l'etnicità. In un certo senso si vanno a ripescare anche dei modi tipici di presentarsi proprio dal di fuori: come mi vesto, che trucchi uso, che cosa mangio, pur vivendo perfettamente da italiani. Ebbene, allora vi presento alcuni dei miei intervistati. Lubna, che è una ragazza siriana, studia farmacia. Ebbene, è interessante perché per Lubna in assoluto l'Islam di oggi è un Islam totalmente diverso da quello del passato, un Islam in trasformazione, ma direi che c'è proprio un punto chiave qui, e cioè che è un Islam che non è più una regione di seconda categoria nello spazio pubblico. In che senso? Beh, diciamo che finché l'Islam era praticato da immigrati che erano un po' considerati dei cittadini di seconda categoria, ebbene, in questo senso anche la religione diventava un po' una religione di seconda categoria. Vabbè, musulmano uguale religione del povero, religione del bukumprah, per esempio si diceva negli anni '80. Adesso è diverso. La generazione di Lubna che si laureano, fanno un master a Londra e vengono poi a coprire dei mestieri nel mondo del lavoro di una certa importanza, portandoci dentro pure la loro religione islamica. A quel punto cambiano proprio la posizione della religione dentro la società italiana. Ecco qua, ecco, per Akram in un certo senso dal Sudan si riscopre un po' l'Islam, perché a sua detta diciamo che viene un po' a mancare il senso di comunità nella società complessa. Abbiamo visto tanti esempi stamattina anche di complessità, di come sia tutto così intrecciato. Ebbene, viene un po' a mancare il senso di orientamento, e allora per lui, per esempio, l'Islam è un po' una riscoperta dei valori, cioè non è un Islam, attenzione, non è un Islam che ha a che fare con schieramenti da una parte o dall'altra di tipo politico, ripeto, ma è semplicemente un Islam riscoperto nel suo lato più puro, nel suo lato più bello, quindi il valore della famiglia, il valore della comunità, dello stare assieme. Uno di questi cose fondamentali per lui appunto è il Ramadan, perché durante il Ramadan, pur facendolo a Milano, si ritrova poi con i suoi amici e con i suoi coetanei, anche loro G2, e fanno delle feste, insomma, ed è un'occasione anche per stare proprio insieme in uno spazio pubblico che invece sarebbe svuotato di significato spirituale per loro, ok? Ecco altri esempi: Rasmea e Sara.
anche loro con delle visioni molto molto spirituali dell'Islam. Ovviamente non è una religione che a loro impedisce di fare tutto quello che fanno, come dicevo appunto, vivere una vita a tutti gli effetti italiana, ma è proprio qualcosa che sta dimostrando un'altra cosa. Allora, si è parlato negli ultimi 50 anni del fatto che in un certo senso i grandi concetti della società stavano attraversando una trasformazione, diventavano post qualcosa. Con questo prefisso post nazione, post moderno, post industriale, si diceva che qualcosa veniva abbandonato per lasciare spazio a qualcosa di diverso che aveva superato il concetto, ma che però ancora non sapeva bene che cosa fosse, post qualcosa. Ebbene, in realtà per le azioni, per come stanno vivendo le seconde generazioni questo nuovo modo di essere religiosi, è evidente che il mondo post-moderno non è post-religioso, nel senso che la religione, che si pensava fosse stata un po' buttata in un angolino della sfera privata delle persone, sta di nuovo riprendendo la sua importanza nella sfera pubblica. Così è per il festeggiamento per esempio del Ramadan, così è per proprio la fisicità di indossare un velo da parte di una giovane ragazza italiana a tutti gli effetti. Avanti. Ecco, invece Su per esempio è una Sufi. Il sufismo è il lato diciamo più ascetico dell'Islam, è la parte proprio più mistica, tra virgolette, ciò non le impedisce di gestire un locale notturno proprio a Torino. E poi abbiamo invece, questa è una foto che si stacca un po' da tutto il resto, abbiamo la pratica buddista, è soltanto per farvi vedere come in realtà stia così diventando sempre più importante la religione per i giovani. Questi due ragazzi cinesi sono due imprenditori, hanno diversi negozi di abbigliamento proprio sempre nella zona di Porta Palazzo a Torino, eppure comunque gli piace definirsi come buddisti e per loro la religione è molto importante, è parte integrante della vita quotidiana. Ebbene, adesso veniamo a un altro argomento, il fatto che questi giovani che vi ho presentato, che in qualche modo soffiano un po' di vita nell'ambito religioso della società italiana, siano privi della cittadinanza molto spesso italiana, nel senso che molti di loro periodicamente fanno le code in questura per avere il permesso di soggiorno nonostante siano nati in questo paese e siano assolutamente madrelingua italiani. Ebbene, in questo senso succede qualcosa a livello antropologico, qualcosa scatta, e cioè che la cittadinanza non è una cosa data per scontata, è una cosa per cui si deve lottare, e non soltanto si deve lottare, ma a un certo punto si arriva persino ad amare. Abbiamo fatto diversi progetti educativi per le scuole dove si insegnava un po' il valore della Costituzione. E tra i nostri educatori avevamo anche dei ragazzi appunto di seconda generazione che non erano cittadini italiani, ma che andavano a insegnare il valore della Costituzione proprio in quanto era una cosa che per loro era fondamentale, tant'è che la mia amica Sumaya Abdelkader, che tra l'altro è quella che ha scritto Porto il velo, adoro i Queen, una volta che quest'anno finalmente, adesso a 32 anni, ha ottenuto la cittadinanza italiana, ha invitato tutti quanti a una festa pazzesca proprio per festeggiare finalmente dopo 30 anni di vita in questo paese l'essere divenuta italiana a tutti gli effetti. Quindi è un po' una questione di sentire questa cittadinanza e in un certo senso anche ricostruirla. Attenzione, è un modo di essere italiani completamente diversi, certamente è un'italianità che include dentro il suo essere italiano parti della storia che non sono per forza la storia che si è svolta qui, magari non ha niente a che fare con la storia della resistenza, magari neanche con quella del fascismo, sono storie diverse che nascono in altri paesi ma che vengono incluse in questa italianità. Per cui io concludo buttandovi un po' una provocazione: probabilmente nei prossimi anni i veri italiani, quelli che potranno in un certo senso cantare la canzone che cantava Adriano Celentano, Sono italiano vero, saranno i giovani stranieri. Grazie.